Ciao a tutte, oggi realizzerò un simpatico set per le nostre tavole, per poterle apparecchiare in modo simpatico a tema mare. Questo progetto sarà composto da tovaglietta sotto bicchiere e portaposate a forma di pesciolino. Nella descrizione del video vi posterò sempre il cartamodello gratuito. Adesso vi farò vedere come comporre anche il cartamodello e darò anche le misure per chi non può scaricare il cartamodello. Allora, il cartamodello, eccolo qui, è composto il pesce, quindi la tovaglietta, da 3, anzi da 4 fogli, che sono questi. Cosa dovete fare? Dovete fare la seguente. Quando scaricate il PDF dovete seguire queste indicazioni. Sul foglio A troverete la scritta unisci con B, significa unire questa parte con B, cioè col foglio B. Andate a cercare il foglio B, che è questo, e troverete la dicitura unisci con A, cioè con il foglio A. E unite così e mettete lo scotch. Qui troverete la scritta unisci con C, quindi voi dovete andare a cercare il foglio C, che è questo. Prendete e unite unisci con B, cioè foglio B, e unite così e mettete lo scotch e unite questa parte del pesciolino. Questa parte invece la dovete unire, cioè la pinna, solo se volete comporre la vostra tovaglietta con un unico tessuto, con lo stesso identico tessuto. E allora a questo punto unite anche la pinna così. Qua c'è scritto unisci con B, questo è il foglio B, unisci con D, questo è il foglio D. Mettete lo scotch e ritagliate tutta la sagoma del cartamodello, compresa la pinna. Questo se volete realizzare la vostra tovaglietta con un unico colore o fantasia. Se invece volete realizzare la tovaglietta come farò io, cioè la pinna di un colore, questo di un colore, quest'altro di un colore, quest'altro di un altro colore, dovete ritagliare il cartamodello soltanto così, senza la pinna. E la pinna che verrà fatta di un altro colore, di un'altra fantasia, la dovete andare a ritagliare. Detto questo, adesso do le misure per chi non può scaricare il cartamodello. Qui c'è, se volete fare la pinna di un altro colore, la sagoma della pinna che dovete ritagliare. Allora, questa tovaglietta, quindi questo pesciolino, misura in lunghezza 46 cm, la coda misura 15 cm, in altezza 29 cm, questa parte 25 e quest'altra parte 21. La pinna invece ha una larghezza di 9 cm la parte inferiore e l'altezza massima è di 6 cm, questa è di 5 cm. Detto questo iniziamo. Io prendo due tessuti, questa è una tinta in filo, metterò dritto con dritto e vado a disegnare la sagoma della pinna. Qui c'è anche dove deve restare aperto, quindi sul cartamodello trovate la dicitura aperto. A questo punto vado a cucire con lunghezza punto 2 sul disegno della sagoma e qui lascio aperto. Una volta cucito taglio l'eccesso del tessuto e vado a risvoltare. Ho cucito sul disegno della sagoma e qui ho lasciato aperto, adesso vado a distanziarmi di mezzo centimetro e vado a togliere tutto l'eccesso intorno e vado a risvoltare la pinna e vado anche a stirare e anche a fare una ribattitura. Ok. Ho fatto anche la ribattitura sui tre lati, sui due lati, scusate, e qui ho lasciato aperto. Adesso metto da parte e vado a prendere tre tessuti perché come vi ho già detto la mia tovaglietta sarà di tre colori, quindi questo quadrettino giallo e bianco che è la tinta in filo è un tessuto ginzato di cotone. Allora prendo questi tessuti che misurano il primo, che sarà la parte questa qui della testa, questa parte qui, questo tessuto misura 21 per 32, poi ne prendo un altro, questa striscia qui, che sarà di 10,5 per 32 e quest'altro tessuto che è questa parte qui, 24 di larghezza per 34. Cosa faccio? Innanzitutto prendo il primo tessuto, quello centrale di jeans, e appoggio dritto sul bordo, qui dritto con dritto, faccio combaciare e vado a fare una cucitura a 1 centimetro dal bordo.
Una volta effettuata questa cucitura dovete aprire e mettere adesso questa parte qui che deve essere proprio come dire, deve essere in linea ben dritta, la linea deve essere ben dritta. Andiamo a mettere come abbiamo fatto prima, dritto sul bordo del tessuto, così, dritto con dritto. Fate combaciare sempre per bene tutto, fermate con gli spilli e andate a fare la stessa cucitura anche qui, sempre a 1 centimetro dal bordo. Adesso che ho effettuato anche quest'altra cucitura, dovete andare a stirare e dovete aprire per bene queste due cuciture che avete appena realizzato, sia questa e sia questa qui. Tutte e due vado a stirare e vi faccio vedere il prossimo passaggio. Allora, adesso che ho stirato e ho appiattito per bene queste due cuciture, mi ritroverò così. Io andrò a fare adesso una cucitura qui con l'impuntura gialla e un'altra qui. Se volete la potete fare, se no la fate qui o in tutti e due i lati. Io la farò in tutti e due i lati, ma la cucitura su questo lato in jeans sarà con il giallo perché voglio che richiami questo colore. Adesso mi posiziono sul rovescio, prendo la sagoma del mio pesciolino, mi posiziono, qui ci sono due linee che ho evidenziato per bene adesso, dovete farle combaciare alle due cuciture e disegnarvi adesso la sagoma del cartamodello. Chiaramente la pinna no, perché la pinna l'abbiamo già fatta, adesso vi faccio vedere dove va posizionata. Questo disegno lo dovete fare solo ed esclusivamente, tutto compreso la pinna superiore, se volete fare questa tovaglietta di un unico colore. Quindi non ci sarà bisogno di fare la pinna a parte, quindi io adesso abbasso la pinna, mi vado a disegnare tutto il contorno della mia sagoma, dopodiché vi faccio vedere il prossimo step, penna cancellabile e vado a disegnare tutto il contorno. Allora, una volta disegnata tutta la sagoma, dobbiamo andare ad applicare adesso la pinna. Quindi questa è la sagoma, la pinna andrà messa adesso però sul dritto, quindi siccome noi ci troviamo sul rovescio, io cosa faccio? Qui ci sono i segnetti dove devo andare io ad applicare la pinna, mi vado a tagliare il tessuto distanziandomi dalla cucitura di 1 centimetro, solo qui sulla parte superiore dove devo applicare qui la pinna, in questa maniera, metto qua questi due segnetti con gli spilli, giro il tessuto, quindi qua c'è la boccuccia del pesce, la sagoma, quindi vado a fare la prova perché la pinna deve andare messa in questa maniera. Adesso vi faccio vedere, intanto l'appoggio qui sul bordo in questo modo, me la fermo con lo spillo, in questa maniera, perché una volta cucita e bloccata, sollevandola la pinna starà così, quindi è il verso giusto. Quindi controllo, perfetto, la pinna va messa così, quindi questo è il pesciolino, la sagoma del pesce e la pinna, la punta starà di qua, quindi mi raccomando posizionatela nel verso giusto. Quindi una volta fermata vado adesso a bloccarla vicino al bordo con un punto di cucitura. Una volta fissata, questa è la pinna, qui c'è il musetto del pesce, quindi è messa nel verso giusto. Ok. Adesso tenete la pinna ben ferma così, prendete l'altro tessuto che nel mio caso sarà in jeans, tutta a tinta unita. Vi posizionate dove c'è il disegno della sagoma, vi fermate per bene il tessuto, decidete se volete mettere anche sotto uno strato di ovatta sottile piatta o di filtro K, perché potete anche renderla imbottita o anche della friselina, vedete voi. Io non so se metterla, ma mi sa che metterò anche uno strato di filtro K, sì. Sulla tovaglietta sicuramente sì, quindi adesso vado a prendere anche il filtro K e mi vado a fermare per bene tutto con gli spilli. È obbligatorio metterla, potete semplicemente farla senza nulla, senza ovatta, quindi adesso io ho deciso di metterla, quindi mi sistemo per bene tutti e due i tessuti insieme all'ovatta e mi vado a fermare per bene il tessuto con gli spilli. Adesso che ho fermato per bene tutto, vado a cucire con lunghezza punto 2, attenzione del filo a 4 io cucirò così, e vado e inizio a cucire proprio da questo dove resterà aperto, quindi questo pezzettino resterà aperto, quindi blocco il punto e faccio questa cucitura con lunghezza punto 2 su tutto il disegno della sagoma. Nel momento in cui arrivo qui blocco perché qui deve restare aperto. Allora ho cucito su tutto il disegno della sagoma e qui ho lasciato aperto. Adesso mi distanzio dalla cucitura di mezzo centimetro e vado a ritagliare tutto l'eccesso del tessuto. Dove ci sono gli angoli, e anche qui nella boccuccia, vado a fare un piccolo taglietto quasi vicino alla cucitura senza toccarlo ovviamente. E dove c'è l'apertura invece questo tessuto in più lo lascio.
Adesso che ho fatto questi due piccoli taglietti qui agli angoli della coda e qui sulla boccuccia, mi raccomando non toccate la cucitura, state attente, qui ho lasciato un po' di tessuto in più, adesso piano piano vado a risvoltarmi tutta la mia tovaglietta. Quindi io adesso velocizzo e vi faccio vedere dopo, anche perché adesso una volta risvoltato bisogna tirare per bene fuori le cuciture, andare a stirare e fare una ribattitura tutto intorno. Adesso che ho tirato per bene fuori le cuciture e ho inserito il tessuto all'interno qui dove c'è l'apertura, adesso vado a fare una ribattitura vicino al bordo, così fermerò, così chiuderò anche questa piccola apertura e dopo andremo a mettere gli occhietti al pesciolino, bel pesciolino, guardate quanto è bella. Allora, ho fatto la ribattitura vicina al bordo, come potete vedere io dietro ho usato la spolina gialla. Adesso vado a mettere gli occhietti. Allora, li ricamate a mano, o mettete dei bottoncini, o mettete delle palline in legno di dimensione media o più piccolina, quello a gusto vostro, un bottoncino più piccolo. Io metterò questo bottoncino con la scritta Handmade. Siccome questa tovaglietta è double pass, io ho deciso di mettere il bottoncino sia qui che qui, nella stessa identica posizione. Quindi adesso prendo due bottoncini e me li vado a posizionare nello stesso identico punto. Quindi metterò qui, userò il giallo come colore, quindi vado a pizzicare un po' il tessuto, prendo il bottoncino e me lo posiziono così, lo faccio uscire qui, vado a prendere l'altro bottoncino e vado a metterli contemporaneamente insieme. Faccio due giri e poi vado a fissare il filo. Certo, potevo usare anche un ago più sottile, ormai va bene così. Perfetto, così avrò la mia bella tovaglietta double pass. Adesso tiro fuori, faccio uscire da sotto qui e mi vado a fissare il filo in questa maniera. Faccio così due giri e faccio qui un punto di chiusura, così, e vado a tagliare. E la tovaglietta è pronta. Adesso ci dedichiamo al portaposate, sempre tema mare, e al sottobicchiere, che è facilissimo. Allora, questo è il cartamodello del sottobicchiere. Allora, lo potete realizzare in due modi, o come lo farò io, cioè facendo il pesciolino sempre double pass, quindi tinta in filo davanti, quadrettino, e il ginzato dietro. La pinna, la coda e la boccuccia io la realizzerò con il jeans. Se non volete farla così e volete farla direttamente tutte insieme, quindi disegnate la sagoma dritto con dritto, cucite e risvoltate, potete fare la seguente. Questa è carta modello. Se volete farla così in modo molto veloce e facile, disegnate tutto il contorno, pinna, boccuccia e coda compresa, e qui lasciate aperto, disegnate la sagoma sul vostro tessuto, due tessuti dritto con dritto, lasciate l'apertura e cucite su tutto il disegno della sagoma, boccuccia, pinna superiore e laterale compresa. Cucite, togliete l'eccesso, risvoltate e fate la ribattitura, e il sottobicchiere è già bello che è pronto. Io voglio fare la pinna superiore, questa e questa, invece col jeans, perché il davanti sarà col quadrettino. Quindi se volete farlo così, seguite questo procedimento che farò io. Adesso do le misure per chi non può scaricare il cartamodello. Allora, questo cerchio ha un diametro di 13 cm e mezzo. La coda misura in altezza 5,5 per 3. La pinna, allora, altezza massima 3, larghezza 4,5. La boccuccia praticamente è un cuore senza punta che misura 3,5 per 3. Per prima cosa prendete, se volete fare come farò io, ritagliate il cerchio, prendete due tessuti dritto con dritto e appoggiate la sagoma, disegnatela e mettete anche questi segnetti qui, qui e qui, dove posizioneremo la boccuccia, la pinna superiore e la coda. Quindi fatto questo, dopo prendete due tessuti e metteteli rovescio con rovescio, tutti e tre i pezzi, quindi boccuccia, coda e pinna. Messi rovescio con rovescio, disegnate la sagoma su tutto il contorno,
e in basso dove c'è scritto apertura non dovete cucire. Una volta che andate a cucire sul disegno della sagoma, vi faccio vedere il prossimo step. Cucite sempre con la lunghezza del punto più corta che avete. Allora, dopo aver cucito sul dritto, dietro c'è pure il dritto, cosa faccio? Vado a distanziarmi di 1 centimetro e vado a ritagliare l'eccesso e poi andrò a sfrangiare tutti e tre i pezzi. Allora, come vado a sfrangiare? Ci sono vari modi per sfrangiare un tessuto. Io di solito faccio così, faccio innanzitutto dei piccoli taglietti, poi prendete un ago abbastanza grosso, una pinzetta oppure una spazzola dalle setole abbastanza dure e andate a spazzolare così con questo tipo di setole dure. O fate così oppure piano piano andate a sfrangiare in questa maniera e tirate un po' i fili. Chiaramente c'è la cucitura, quindi la sfilacciatura non oltrepasserà questa cucitura, quindi vedete, cercate il metodo magari che a voi viene più facile sfrangiare. Io li uso un po' tutte e due quindi pinzetta, spazzola e facendo dei piccoli taglietti senza toccare ovviamente la cucitura, quindi adesso piano piano mi vado a sfrangiare pure la boccuccia del pesciolino, che ho già fatto pure la pinna e la coda. Quindi una volta sfrangiato, questo è un lavoro che posso fare poi anche dopo, una volta sfrangiato si va ad assemblare al corpo del pesciolino e il vostro pesciolino con gli spilli. Adesso vi dovete distanziare da questa cucitura di 1 centimetro e vi andate a ritagliare. Mi raccomando, dove c'è l'apertura non togliete tessuto, soltanto dovete togliere il tessuto e distanziarvi dalla cucitura della sagoma di 1 centimetro, così tutto intorno. Dove ci sarà l'apertura invece non dovete togliere nulla. Quindi una volta fatto questo lavoro andiamo ad assemblare pinna, boccuccia e coda. Qui c'è l'apertura, quindi non tolgo per ora nulla, quindi tolgo gli spilli. Qui su, qua sopra andrà la pinna. La pinna come deve essere posizionata? Facciamo una cosa, mettiamo prima la boccuccia, che è questa, quindi dove c'è la parte dell'apertura, dove trovate l'indicazione dell'apertura, la dovete appoggiare qui sul segno che avevamo preso prima, quindi appoggiate la metà, cercate la metà, potete fare così anche un piccolissimo taglietto sulla metà, in questa maniera, aprite, qui c'è il segno dove va posizionata la metà della boccuccia, la portate così all'interno in questa maniera e fate combaciare qui la metà su questo segnetto che abbiamo preso prima, in questa maniera, così. Qui c'è la metà e qui c'è il segnetto e mettete uno spillo. Dopodiché facciamo la stessa cosa anche alla coda, cercate la metà della coda, fate un piccolo segno di riferimento, dopodiché appoggiate questo segno di riferimento sulla tacchetta che avevamo preso prima. Qui c'è il segnetto e qui c'è il segnetto della metà, la fate combaciare e la fermate con uno spillo. Dopodiché andiamo a mettere la pinna. Come va messa la pinna? Questo sarà il davanti, quindi una volta uscita la pinna deve stare così, quindi prendiamo la metà della pinna, facciamo un piccolo segnetto di riferimento, prendiamo un altro spillo e andiamo a posizionare la metà dove abbiamo appena fatto il taglietto sulla tacchetta, in questa maniera, e mettiamo uno spillo. In questo modo quando andremo a cucire, questo è il dritto, la pinna, la parte della punta, questa deve stare in questa maniera. Quindi una volta che io cucirò, la boccuccia sarà di qua, la coda di qua e la pinna di là. Quindi adesso che faccio? Prendo l'altro tessuto e vado a posizionare dritto con dritto. Qui c'è l'apertura, sistemate per bene tutto, prendete altri spilli
e fermate il tutto. Dove c'è l'apertura chiaramente non bisogna cucire. Adesso andate a cucire con lunghezza appunto sempre la più corta che avete. Attenzione, io cucirò così, attenzione del filo a 4, quindi vado a cucire partendo e bloccando il punto proprio dove c'è l'apertura, faccio questa cucitura tutto sul disegno della sagoma e qui mi blocco perché qui deve restare aperto. Allora, una volta cucito togliete tutto, andate a togliere l'eccesso del tessuto distanziandovi di 5 mm dalla cucitura. Dove c'è l'apertura lasciate soltanto un centimetro e mezzo, così. Invece su tutto il contorno 5 mm di spazio. Vi distanziate, lasciate 5 mm e tutto il resto lo andate a tagliare. Io continuo e vi faccio vedere dopo. Dobbiamo risvoltare, stirare e fare anche una ribattitura, così chiuderemo anche questa apertura. Quindi vado a risvoltare. Adesso che ho risvoltato vado a stirare, dopodiché vado a fare la ribattitura e vado a mettere gli occhietti pure a questo bel sottobicchiere. Qui sottobicchiere sempre duple fas, quindi metterò 2 bottoncini però più piccoli, altrimenti ripeto potete utilizzare anche un filo da ricamo e ricamare gli occhietti. Adesso comunque qua devo stirare bene il tutto, guardate che carino. Adesso che ho stirato ho inserito all'interno quel tessuto in più, vado a fare la ribattitura tutto intorno alla sagoma, così chiuderò anche questa apertura e poi mettiamo il bottoncino per simulare gli occhietti. Dopo aver fatto la ribattitura qui non metterò nessun bottoncino perché qui ci andrà il bicchiere, questo è un sottobicchiere, non voglio che mettendo il bottoncino involontariamente il bicchiere possa cadere perché chiaramente fa spessore. Quindi vado a fare solo 2 punti per simulare gli occhietti con ago e filo da ricamo. Sull'altro lato lo farò col giallo. Taglio. Vado a fare la stessa cosa di qua, però con il filo giallo sempre da ricamo. Qua già c'ho il riferimento, così il sottobicchiere sarà anche duple fas. Quindi mi vado a simulare gli occhietti e passiamo al portaposate. Io non sono brava a ricamare, ma 2 punti proprio per simulare gli occhietti penso di saperli fare. Ecco fatto. Voi se siete brave saprete come fare meglio di me. Ok, ho fatto una pallina, ecco fatto, uno di qua e uno di qua. Il sottobicchiere è pronto, poi vi farò vedere col piatto il bicchiere e con le posate. Allora realizziamo il portaposate. Adesso andiamo a realizzare il portaposate. Questo è il cartamodello che troverete con queste indicazioni: apertura, dove posizionare la tasca e la quantità. Allora ci vorranno 2 tessuti messi dritto con dritto per realizzare il portaposate. Prendete il cartamodello, penna cancellabile e andate a disegnare tutto il contorno e dovete anche mettere 2 segnetti dove resterà aperto e anche l'indicazione dove andrà posizionata la tasca. Qui la tasca qui va posizionata nel momento in cui si fa il doppio orlino di 1 centimetro, così 1 centimetro stirate, 1 centimetro stirate e poi fissate questa cucitura con un punto dritto. Prima do l'indicazione per chi non può scaricare il cartamodello: dovete prendere un tessuto che misura 20 per 15 di larghezza e dopo fate il doppio orlino di 1 centimetro e 1 centimetro e cucite con un punto dritto. La misura di questo portaposate è 28 per 13, già vi basta questa misura per capire più o meno quanto deve essere il portaposate. La misura della tasca ve l'ho detto e la tasca andrà posizionata a 12 cm e mezzo.
Una volta disegnato il cartamodello e messo tutti questi riferimenti, qui andrà la tasca. La tasca adesso la dobbiamo applicare sul dritto. Io mi trovo sul rovescio, il disegno va fatto sul rovescio. Io che cosa faccio? Prendo due spilli e li punto qui dove devo posizionare la tasca. Dopodiché giro il tessuto sul dritto e io so che la tasca, questo sarà il dritto e il davanti del mio portaposate. La tasca andrà applicata così, è più grande chiaramente, perché deve essere più grande, e me la vado a centrare perfettamente qui dove ho messo gli spilli. Tolgo lo spillo, lo rimetto qui, tolgo questo spillo e lo metto qui. Io sono facilitata perché ho un tessuto a quadrettini, ma voi mi raccomando centratelo bene. Adesso che l'ho, aspettate che ho preso pure il tessuto, ecco. Adesso cosa dovete fare? La tasca va posizionata sul dritto, questo è il rovescio. Qui ho posizionato la tasca, adesso io intanto mi fisso la tasca qui quasi vicino al bordo con un punto di cucitura soltanto qui e qui per tenerla ben ferma e ben dritta. Ho fermato soltanto qui. Adesso cosa faccio? Rimetto così, mi riposiziono qui sul rovescio, intanto tolgo questi fili, prendo l'altro tessuto, lo posiziono così sul dritto, prendo il tessuto e lo vado a mettere dritto con dritto. Adesso dovete solo stare attente che questa parte qui sia messa bene. Ok, adesso fermate tutto con gli spilli e andate a cucire sul disegno della sagoma del pesciolino e lasciate qui l'apertura dove è indicato sul cartamodello. Io inizierò a cucire da qui, qui c'è l'apertura, blocco il punto, faccio questa cucitura in un punto dritto per tutta la sagoma e qui mi blocco. Dopo aver cucito qui lascio sempre un po' di tessuto in più dove c'è l'apertura, invece qui mi distanzio dalla cucitura di mezzo centimetro e vado a tagliare tutto l'eccesso. Allora, così vedete meglio, ho cucito su tutta la sagoma e qui ho lasciato aperto. Adesso vado a distanziarmi dalla cucitura, mi metto di qua che vedo meglio, lascio mezzo centimetro, qui dove c'è l'apertura lascio sempre un po' di tessuto in più e mi vado adesso a togliere tutto l'eccesso intorno alla sagoma e dopo vado a risvoltare. Qui mi raccomando fate dove ci sono gli angoli, avvicinatevi ma non toccate la cucitura e fate un piccolo taglietto così, sì, di qua e di qua. Quindi io continuo e vi faccio vedere. Adesso che ho ritagliato e ho fatto i due taglietti qui sugli angoli posso andare a portare tutto fuori, quindi vado a risvoltarmi il lavoro, tiro per bene fuori le cuciture e vado anche a stirare e dopo farò la ribattitura. Allora ho stirato per bene, ho già attaccato un bottoncino solo sul davanti perché la tasca è davanti, quindi non ha senso metterla anche dietro, e adesso andrò a fare una ribattitura vicino al bordo, metterò anche all'interno dell'apertura così e fisserò questa etichetta con la scritta Endymed. Quindi vado a cucire e il portaposate è pronto e vi faccio vedere tutto ben allestito. Adesso possiamo apparecchiare la tavola, quindi prenderò piatto piano, piatto fondo, mettiamo, sistemiamo le posate. All'interno potete mettere anche il tovagliolo, io userò quelli di carta, quelli colorati, magari ne troverò uno col giallo, il mio bicchiere sul sottobicchiere e la tavola è pronta. Idea originale da fare per voi stesse o anche da vendere o da regalare, è un'idea bellissima da realizzare in questo periodo, anche perché questo progetto è molto facile e veloce da realizzare, ci vuole più tempo a spiegarlo che a realizzarlo, credetemi, è facilissimo. Spero che questo video vi sia stato utile, io vi saluto, vi abbraccio tutte e ci vedremo al prossimo tutorial, mi raccomando. Se ti è piaciuto un cuoricino, una condivisione e anche un commento che a me fa sempre piacere ricevere. Ma vi ricordo che se volete entrare a far parte del mio gruppo privato su Facebook dove potete pubblicare i vostri lavori che realizzate guardando i miei tutorial, mi potete cercare anche lì
e a me farebbe veramente piacere vedere i vostri lavori. Detto questo, ciao a tutte, ci vedremo a presto con un altro bel tutorial utile. Ciao, grazie.